Ciao miau! Vi avevo chiesto nello scorso video se conoscete Produce 48. Qualsiasi sia stata la risposta, noi siamo qui a fare un video a tema Produce 48. Se non lo conoscete, ve ne parliamo noi. È uno show di stile survival prodotto da Mnet, in cui hanno preso trainee di agenzie coreane e ragazze che fanno parte dei gruppi 48 giapponesi. Li hanno messi insieme per creare un nuovo gruppo. Il pubblico ha votato chi è arrivato in finale e nella line-up del nuovo gruppo, che si chiama iZone. IZ dovrebbe essere un 12. Questo gruppo è stato definitivamente creato e noi oggi lo commenteremo. Faremo un la bombi o la passi, come da tradizione, sulle 12 che sono sopravvissute a questo programma. Leggi tu, che io il coreano allora, non so leggere. Neanch'io. 12ª posizione di WM Entertainment, Lee Chaeyeon. Chaeyeon la bombo tantissimo. La si bomba tantissimo Chaeyeon, cioè. Mi sono dimenticata di dire che in realtà per censurarci nello scorso video abbiamo detto la scegli o la passi. Quindi io scelgo tantissimo Chaeyeon. Anch'io la scelgo tantissimo, il mio amore del programma, anche perché la conoscevo già dai tempi di 16 e la amavo già dai tempi di 16. È stata super sfigata in 16, quindi se lo merita. Se lo merita tantissimo, ti scegliamo. 11ª posizione di Urban Works, Kim Min-je. Io personalmente la scelgo. Ha tirato fuori le sue potenzialità e le ha usate molto bene, secondo me. È stata molto brava, cioè ha creduto in se stessa alla fine, bastava fare quello. quello. Esatto, bastava quello. A me ricorda Suyu fisicamente. 10ª posizione, Woollim Entertainment, Kim Chae-won. Io so che tu la ami. Sì, a me piace molto, non quanto Chaeyeon, però mi piace molto. Comunque è molto brava a cantare, come dire, ha un'aura molto pura, tra virgolette, sì, molto pacifica, esatto. E anche quando ha fatto la center è stata molto brava, secondo me. Vero, Quindi sì. Non me lo aspettavo in realtà. si vede che un gruppo di fan nell'ultima puntata ha tirato fuori le armi potenti. La scegliamo. 9ª posizione, prima giapponese del gruppo, delle AKB48, Honda Hitomi. Hitomi, le sue guanciotte. Che sono, cos'è che sono? Speranze e sogni. È vero, è vero. Carinissima. Carina. E poi comunque è molto brava. Sì, È molto brava a ballare. per essere una giapponese. Sì, esatto. Non è una cantante eccelsa, però canta No, molto però è bene. molto carina. E poi è troppo tenera, cioè. Poi andando avanti, in 8ª posizione HD Entertainment, Kang Hye-won. Me l'ero già dimenticata, forse il mio cervello sta cercando di eliminarla. Purtroppo la passo. Anch'io. Perché, come ho sempre detto, non ho niente personalmente contro di lei. Però secondo me, al contrario di Minju, non è migliorata abbastanza da meritarsi un posto nel gruppo. No, per nulla. No, anche perché considerato chi è rimasto fuori. No, raga, non so neanche come abbia fatto ad andare così avanti. Cioè No, all'inizio appunto. ci stava, faceva ridere sto fatto che era quella Sì. pura e l'hanno messa a fare la rapper. Nei ranking intermedi è arrivata ad essere terza. No. Per me no. E poi c'è un sacco di gente che dice, beh, la votano perché è bella. Non è brutta, però sembra un po' una lepre che ha visto un tigre. C'ha questo sguardo perché ha gli spaventato. occhi spaventati e perennemente aperti. Sempre così, sempre questa faccia, ma anche quando si esibisce uno dice, tipo, come si chiama, Ne Young delle Pristine, che ha sempre quella faccia sì, però quando si esibisce è molto espressiva invece. Esatto, lei no. Andiamo avanti. In 7ª posizione, sempre di Woollim Entertainment, con un B. Io la scelgo esatto, tantissimo. scelta. Ottima leader, bravissima ballerina, bravissima cantante. Cosa puoi volere di più? Lei mi ricorda un po' Chungwa e Hong dagli scorsi Produce. È vero, ricorda Hong. Sì. Amo Hong. Come leader ricorda molto anche Jong Hyun. È diventato famoso per essere un bravo leader e lei allo stesso modo dalla prima puntata dimostra di essere una brava leader. Lo è stata con le trainee della sua stessa compagnia e lo è stata praticamente in ogni gruppo di cui ha fatto parte durante il programma. Mi ammazza come sia uguale ad Irene delle Red Velvet. Sì, e soprattutto Orange. Arianna, se mi stai guardando è per te, sappilo. Tutti temevano tantissimo perché improvvisamente è scesa Sì. di posizione. Io invece lo sapevo che doveva debuttare. Cioè, Sì, se non sì. debuttava lei davvero me ne andavo. Delle HKT48, Yabuki Nako. Che la Carina. prendi e la sposti. A me piace sia come personalità che come visual. Di come canta mi innervosisce un po'. Che Anche tutti... a me mi sembra che si forzi troppo, soprattutto nelle note alte. Cantare dovrebbe essere una cosa più naturale, dovrebbe Sì, essere troppo facile. nasale, non lo Esatto. so. Però lei mi piace molto comunque. Sì, è brava per Passiamo. essere una giapponese. Sì, esatto. No, diciamo E che poi- mi dà fastidio il fatto che tutti pensano sia una grande cantante. No, Non lo è, no, assolutamente. esatto, su questo concordiamo. Abbiamo in 5ª posizione, quindi top 5, di Starship Entertainment,
Han Yo-jin è una di quelle, non è né carne né pesce, né caldo né freddo, non mi dice molto. Non è una di quelle che dico cosa ci sta a fare lì, non sa fare niente. Però non è una delle mie preferite. E stava meglio con i capelli lunghi nell'ultima puntata che con i capelli corti nel resto del programma. Io onestamente l'avrei passata. Sì, ma il fatto che era già famosa dall'inizio mi ha dato un po' fastidio, Sì. perché si notava troppo che la spingeva un sacco. Sì. Bravina a cantare, bravina a rappare, però tipo in I Am ha rovinato tutto. Sì, io non so di chi è stata l'idea di dire mettete lei come sempre. vero. Cioè, infatti il gruppo IM è arrivato ultimo. Sì. Andando avanti al quarto posto di UEH Entertainment, Choi Ye-na. Anche di questo sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Allora, lei mi piace molto come personalità. Penso che nel gruppo sarà molto utile a livello di personalità tenere sull'umore di tutti. Trovo che a livello di skill non sia eccellente. C'è altra gente magari con skill migliori che non ha avuto posto nel gruppo, però devo dire che qualcosa nel gruppo lo può portare. È molto buona sia per cose tipo variety che proprio all'interno del gruppo durante le prove eccetera tenere alti gli spiriti. Stracarina, prima non l'avevo notata così tanto. Poi però pian piano si è fatta notare e secondo me è anche un po' migliorata. Sì, è un'altra che è migliorata. Nell'ultima performance della canzone giapponese era strabella. Sì, io sono stata contentissima che la center meno è male. stata lei perché era perfetta. Quindi la scelgo. Anch'io. In terza posizione Stone Music Entertainment, Jo Yuri. Io personalmente la scelgo, a me piace molto, in realtà penso che sia una delle cantanti migliori del programma. Mi piace anche molto il suo tono di voce, proprio il suo Quello timbro. Sì, molto particolare. E è molto bellina, è vero che ricorda... È vero, come si chiamava? Sempre il terzo Sì, posto. esatto, il terzo posto della prima stagione ed è una delle cose per cui era stata notata all'inizio di Idol School, perché sì, infatti. lei era anche in Idol School, ho Infatti visto io ben mi 2 ricordo. puntate e poi ho smesso. Idol School è tutto un mondo a parte, però si merita secondo me questo terzo posto. In realtà ero abbastanza convinta che non avrebbe passato Anch'io. il ranking No, perché sono non stava contenta. andando benissimo, anche perché ora che hanno annunciato la terza posizione ho detto ok vabbè, se dovevano annunciarla l'avevano già annunciata. Invece è stata una Esatto, grandissima sì, sorpresa, sì. sono stata stracontenta. Anche Sì, perché sì, appunto in Idol School neanche era riuscita a mostrare così tanto le sue. No. Cioè ho visto qualche esibizione, non che io abbia visto Idol School, però Però- non risaltava mai così tanto. mentre- No, si è fatta notare nel modo giusto. Esatto. Seconda posizione, HKT48 Miyawaki Sakura. Io parto subito a dire per me no, io la passo. No hard feelings, ma Sakura non fa per me. No, io dai, dopo tutto questo viaggio che si è fatta direi che la scelgo. Perché un po' mi fa pietà. E poi dai, è carina. E il mio problema con Sakura rimane che secondo me si vedeva dalla prima puntata che aveva un contratto in mano e questa cosa... L'hanno spinta No. tantissimo, Sì. cioè se non avessero spinto così tanto lei, che era chiaro che alla fine comunque avrebbe Sì. debuttato, nell'insieme anche del gruppo è un membro che... No, io avrei anche passato onestamente. Però è un'opinione personale, No, cioè non infatti, prendetevela. sono curiosa del vostro parere, fateci sapere cosa Esatto. ne pensate. Arriviamo alla prima posizione. Anche qua sono curiosa. Ah, ne ho da dire sulla prima posizione. Di nuovo di Starship Entertainment, Jang Won-young. Spero si dica così. Io dico che la passo, non mi sta simpatica, ecco. Partiamo con questo. L'ho sempre vista come una un po' la carina, la giovane. Mi ha sempre dato quell'antipatia a pelle. La passo anch'io, ho molte ragioni. La prima di tutte è che è troppo giovane. Non potete mettere come center di un gruppo di questo tipo una ragazza di 14 anni. A È vero, 14 anni ha fatto tutto il programma che, a parte quando era sul palco in cui riusciva a non sembrare terrorizzata, era sempre con la faccia terrorizzata, sempre. E c'è un motivo, perché era troppo giovane per essere lì dentro. Avrebbe Vero. dovuto farsi qualche altro anno, neanche, cioè non sto neanche parlando di skill, a maturare e basta, Sì, è vero. per poi debuttare dopo. Sarebbe andata molto meglio che così. Un po' per lei e per la sua psiche, un po' per le sue skill effettive. Perché dicono sempre 15 anni, ma è l'età coreana, quella in realtà Appunto, ne ha a 14 anni. Poi appunto quando uno è giovane dice vabbè avrà tutto il tempo per debuttare eccetera, cioè se penso a Kaeun. Il primo esempio che mi viene in mente di persona che ha debuttato troppo giovane, si vede come è finita, cioè come sta finendo, ma proprio palese anche per la gente che conosce Produce 48, è Jurina. Jurina ha debuttato a 11 anni, è sempre stata center delle ski da quando ha debuttato e infatti è non so se il secondo o il terzo hiatus che prende per motivi di salute, perché per forza le vengono le crisi d'ansia e problemi di qualsiasi tipo. Se immagini
immagini quanta pressione avrà tutto questo gruppo, perché già i 101 li hanno sfruttati fino all'osso. Sì. Le IOI anche, ma perché facevano parte anche di altri gruppi ancora. Sì, appunto. Vabbè, lei in particolare perché è giovane, ma pensa alle giapponesi che insieme dovranno tenere anche le attività in Giappone. Vero. La cosa che nessuno dice mai di Produce 48 è che quelle poverette delle giapponesi facevano avanti e indietro dalla Corea al Giappone perché nel frattempo avevano attività in Giappone che non potevano lasciar lì. Quindi si Non sono l'hanno fatte mai il dette. quadruplo dello sbatti. Hanno fatto anche un singolo nel frattempo, cioè ti dicono i giapponesi si fanno cagare, minchia però hanno Parliamone. fatto un sacco di lavoro in più. Tra l'altro le giapponesi brave non se le cagavano. E parliamo velocemente anche di quelli che sono stati lasciati dietro. Chi avresti voluto scegliere o bombare? Di quelle che sono rimaste mi piacevano praticamente tutte. La line-up finale sarebbe stata tutte quelle che sono rimaste, più Cheon e un B Yuri. Quella per cui mi è dispiaciuto di più rimane Miyazaki Miho. La conosco da prima come fan dell'AKB e era il suo sogno debuttare in Corea. Studia coreano, ascolta musica coreana. Da molti fan è stata anche abbandonata per questa cosa, perché prima che il K-pop diventasse popolare non hanno visto molto bene questo passaggio alla musica coreana, quindi per lei sarebbe stata davvero l'occasione di coronare un sogno e di far vedere a quelli che l'hanno lasciata indietro che Menzioni speciali a Kaeun, che ha fatto la sfida di Jonghyun, esatto, Chowon, Kaoru. Chowon, sì. Era una delle main vocalist secondo me che Sì. lo meritava. Ora che torna alla Cube, che Hanno appena fatto aspetta debuttare che- le Idol. e non penso che le inseriscano lì. Rimarrà lì a vegetare per un po', penso. Che tristezza! Poi è rimasta indietro, che piaceva molto a me, Takeuchi Miyu, che tra l'altro ha annunciato che lascerà l'AKB. C'è un rumor che dice che JYP in realtà stia reclutando ragazze da Produce 48 per produrre quelle che chiama le Twice giapponesi. Tutto collegato. Cioè alla fine Miu, poveretta, ha subito un sacco di evil editing Esatto, da parte del esatto, programma. la Chun-Mi di Produce 48 Esatto, praticamente. poveretta, alla fine ci sta a essere un po' ambiziosi, no? Ora tutti Ma anche la perché in vogliono. realtà non è mai stata ambiziosa durante il programma, è solo lì che ha detto no, Allora. voglio farlo e lo faccio. Non le hanno neanche dato un primo piano. Miru. Perché avete lasciato indietro Miru? Miru sarebbe stata perfetta in un gruppo coreano secondo me. Le iZone le abbiamo un po' scelte e passate a seconda dei nostri gusti. Fateci sapere i vostri, quali sono le vostre scelte, quali sono le vostre ragazze preferite. Qua sotto c'è la sezione dei commenti apposta per voi. Noi vi salutiamo, grazie mille per aver visto questo video, grazie Franska per essere stata con me oggi. Grazie per avermi ospitata. Seguitela, ha un canale in costruzione. Arriverò presto. Per tutti. Ci vediamo settimana prossima. Ciao! Ciao!